Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui in Senegal, non tanto distanti dal confine con il Gambia, che credo è un confine che probabilmente attraverseremo oggi, ma ancora dobbiamo decidere. Intanto guardate qua fuori, perché abbiamo dormito veramente benissimo e questa mattina ci hanno svegliato un sacco di uccelli, anche grossi e anche sul tetto. Quando siamo arrivati qui ieri sera faceva abbastanza caldo e devo dire che ha iniziato a rinfrescare sul tardi, perlomeno dopo la mezzanotte ha cominciato ad arrivare un po' di aria fresca. Poi questa in realtà c'è stata tutta la notte, si sta veramente molto bene di notte in questa stagione, non si soffre assolutamente e la mattina quando il sole sorge arriva nuovamente una ventata d'aria fresca. Ora ritorneremo sui nostri passi e proseguiremo sempre verso sud. È passata un po' di questa pista rossa che abbiamo percorso a tingere tutta la parte posteriore del camion. Anche ieri abbiamo scartavetrato un po' Valentino, guardate quanti segni, quante strisciate che c'ha, veramente pazzesco. Quante gliene abbiamo fatte vedere. Prima o poi faremo una nuova verniciatura di tutta la cabina e certamente quando lo faremo saremo consapevoli che non durerà tanto. Questo è veramente un bel posto. Ora però ci vogliamo spostare, vogliamo appunto provare ad attraversare il confine con il Gambia e poi nuovamente Gambia-Senegal. Non so se lo faremo tutto in giornata, dipende da quanto ci metteremo. Allora, tutti i documenti. Abbiamo la borsa con i documenti. Sì, diciamo che il carnet da passaggio mette di mezzo comunque della burocrazia in più, anche molto importante, e quindi non è che sia proprio comodo, però vabbè, per ora è andato tutto bene. Salutiamo il nostro albero, il nostro campo e tutti gli uccellini che stamattina erano un sacco, poi a un certo punto sono spariti. Riprendiamo la strada principale, se così si può dire. Adesso dobbiamo riattraversare tutto il villaggio. Eh sì, dobbiamo riattraversare il villaggio e questa volta dobbiamo ripercorrere le nostre tracce, se no ci perdiamo. Un po' doretto. Noi ci passiamo meno che giusti, insomma. La fiancata della gomma cozza quasi costantemente o con la vegetazione se va bene o con questa terra dura, insomma, comunque non sono pietre. Questo no, devi venire più tutto di qua. Bisogna stare attenti a queste piante perché hanno dei tronchi veramente grossi, siccome le foglie sono veramente fittissime, non è che si vedono, cioè non arrivi a capire dove arriva il tronco e dove invece sono solo rami. Ci sono un sacco di papaya, quelle sono mature, mentre non è stagione di mango, peccato. Bene, siamo usciti dal villaggio e adesso riprendiamo la pista qua principale, questa qua. L'autostrada. Questo ragazzi è il mercato. Ci siamo ricongiunti alla strada che ci porterà alla frontiera, però stavamo notando che forse era meglio la pista, è tutta un buco. Infatti ai lati ci sono le piste di quelli che fanno la deviation. Aiuto! Bene, siamo arrivati veramente davanti al posto di frontiera, questa è la cittadina e adesso vediamo un po' cosa ci aspetta. Non sappiamo se ci siano frontiere commerciali o meno queste, perché alla fine i senegalesi per andare da nord a sud del paese o fanno un giro lunghissimo o usano il traghetto che sembra che adesso neanche funzioni, oppure tagliano il Gambia. Quindi non so cosa gli conviene fare. Questo probabilmente influisce sul traffico che c'è su queste frontiere, non lo so. Ok, qua mi sa che siamo vicini, Sì, si capisce bene questo è un pre-controllo come quelli che si trovano sulla strada. Il primo poliziotto ci ha detto di andare, proseguire, ha controllato solo questi camion e li ha fatti fermare.
tutte e due le direzioni. Oh, le macchine passano. Siamo in una situazione che non puoi tornare indietro, nel senso siamo completamente incastrati. Non capiamo se questa strada è senso unico o no, ma secondo me no. Ok, niente, ci fanno fare marcia indietro. Sta arrivando il camion che ha fatto probabilmente pensare un po' a tutti che questa strada fosse senso unico. Sono tipo 20 minuti che sta provando a fare la rete e davanti a lui ci sono un sacco di macchine, naturalmente in altro senso. Mi fa un po' paura. Si è sbloccata un po' la situazione, adesso arriva un sacco di furgoni, un sacco di macchine dall'altro lato, erano tutte bloccate. Dopo che si è sbloccata la situazione siamo avanzati un po' ed è incredibile guardare i poliziotti che cercano di dirigere il traffico e lo fanno con un mix di rassegnazione e anche di comprensione. A volte ci sembrano quasi comprendere che d'altronde qua dopo un po' uno si stufa e commette le peggio cose a livello di traffico. Però se non ci fossero stati questi due poliziotti saremmo ancora tutti bloccati, devo dire. Bene ragazzi, dobbiamo dire che a parte la coda dovuta a un incasinamento per scarsa compressione del traffico, ma la parte dei passaporti gestita molto bene, non ho potuto riprendere, ma c'era la fila ben separata, poi un po' di dogana, vabbè, qualcuno che ti passa avanti, ma come sempre, però abbiamo finito. La parte senegalese. Adesso dobbiamo andare in Gambia. Siamo in territorio del Gambia. Come si chiamano gli abitanti del Gambia? Gambesi? Gambelli? Bene, lasciamo questa terra di perdizione. Ci è voluto... In realtà non ci sarebbe voluto neanche tanto. Sono le piccole cose che allungano i tempi, tipo il traffico, ufficiale che non sa bene cosa devi fare, il timbro che si era perso, no? Queste piccole cose. Se no in realtà non sarebbe stata neanche tanto complicata, devo essere sincero. Però vabbè, siamo passati. E adesso andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte, perché ce la dobbiamo rifare oggi. Vamos! Siamo in transito, ma comunque benvenuti in Gambia! Siamo entrati, credo, in uno dei tratti più stretti forse proprio di questo paese. Adesso dobbiamo attraversare il Gambia, credo che ci sia un ponte, probabilmente a pagamento, e dopodiché andiamo direttamente in Casamance, ma prima ci sarà un'altra frontiera. Abbiamo sufficienti energie oggi però, dai, per affrontarlo, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Non abbiamo neanche pranzato. Io ora non ho fame. Buongiorno. Good morning. That's me. Huh? Yeah, but what is the Jeep 4x4 8 for? 4x4. This is a 4x4. 15,000. Vabbè. Ok. Alla faccia. Bella botta il passaggio, non rientravamo in nessun'altra categoria secondo lei, quindi abbiamo dovuto pagare 15.000, sono più o meno 20 euro per questo ponte. Vabbè, che ci vuoi fare? Comunque abbiamo scoperto una cosa, che i locali pagano in dalasi, mentre noi paghiamo in franchi del West Africa, quindi insomma c'è la tariffa per i turisti e la tariffa per i locali, ma inteso con turisti sono intesi anche i senegalesi, comunque passano di qua. Eccoci ragazzi, stiamo attraversando il Gambia. E questo è il punto più stretto. Adesso ragazzi, dopo il Gambia, a sud del Gambia, cambia ancora il mondo, cioè il
altro controllo, questa volta è della dogana e non siamo ancora usciti, però ci hanno detto di far vedere i documenti. Praticamente qui a metà strada c'è la dogana dove si deve far stampare l'uscita sul carnet. A metà strada. Beh, questa cosa non è andata male, si fa prima lo stamp del carnet in questo piccolo ufficio, ma mancano ancora una quindicina di chilometri. Vabbè, tutta la traversata sono 25. Però ragazzi, qua a bordo strada ci fermiamo perché appunto tra una decina di chilometri ci sarà la frontiera. Mangiamo qualche cosa, ma di fresco. Abbiamo una bella anguriozza e ce la spariamo. Chiuderci dentro per sfruttare il fresco. Abbiamo ancora il fresco accumulato nella notte. Adesso si sta bene. Se apriamo le finestre scambio termico. Non nutro molta speranza su questa anguria perché il colore insomma non è rassicurante, però mai dire mai. Non era male questa anguria. Possiamo riprendere la strada. Bonjour. Good morning. Fine, thanks. And you? We go in Casamance. Comunque ci dovremo quasi essere. Mancano pochi chilometri alla frontiera vera e propria. Dopo aver fatto almeno una decina di controlli in questi 20 chilometri. Siamo usciti, ci hanno stampato il passaporto, ma siamo certi anche che ci hanno fregato dei soldi in qualche modo. Naturalmente non ho voluto riprendere, ci abbiamo discusso un po', una mezz'oretta, ma loro hanno tutto il tempo che vogliono, in realtà anche noi, però di fatto abbiamo dovuto pagare, c'è poco da fare. Non ci facevano uscire se no, e quindi noi vogliamo uscire, controllo del Sonoma, frontiera senegalese. E dov'è adesso? Posto dei controlli. Mi fermo lì. Siamo entrati in Senegal intanto, mentre vi stavo spiegando che ci hanno fregato più o meno 15 euro. Va bene, nel frattempo andiamo a fare la frontiera senegalese. Passaporto timbrato, però non c'è nessuno, questo è tanta roba. Qua c'è la dogana. Ci fermiamo qua alla dogana. Adesso ci dobbiamo rifare stampare il carnet in ingresso. Bene, quindi eccoci alla fine, dato che la seconda parte è stata molto più facile, devo dire, zero traffico, abbiamo perso più tempo a discutere con i due tipi che ci hanno fatto pagare una cifra che non andava bene, però vabbè, c'è stato benissimo, non è la prima e non sarà neanche l'ultima, e va bene. Subito dopo la frontiera, facilissima, però la strada è distrutta. Adesso faremo un po' di strada, poi cerchiamo un posto dove fermarci per la notte. Nel frattempo sono tornati i camion super carichi, tipo questo furgone che c'ha veramente di tutto sopra. Però se la strada è così veramente non riusciremo ad andare molto lontano. Comunque bentornati in Senegal. È stata una piccolissima parentesi del Gambia, costosa piccolissima parentesi, però dai. C'è da dire che l'asfalto è migliorato quasi subito, però la temperatura sembra veramente stracambiata, ora fa veramente più caldo. È anche l'orario più caldo della giornata, però l'aria che entra è veramente caliente. Tutti i bus fermi qua, ognuno fa le sue compere e poi torna indietro. Ecco l'esemplificazione dei motivi per cui abbiamo montato lo snorkel proprio in Africa. Qua un po' di differenza forse la può fare. Chiudi il finestrino! Vanno piano, vanno piano. Sentiamo il sorpasso? Il sorpasso.
situazione non migliora, anzi, aiuto, vai piano! Ragazzi, sta passando un bus e questi sono quelli di linea qua, ma vanno velocissimi perché devono rispettare l'orario. Cioè non gliene frega niente delle trone che prendono, vanno, poi contano i danni all'arrivo, sistemano e ripartono. Ma come va? Cioè neanche quelli col Mercedes 190 sa rischiavano di andare così forte. La strada è terribile, infatti qua ci sono un sacco di camion rotti. C'è anche una festa. Qua c'è lo stop. Ma lo stop per cosa? Ah, c'è una base militare. Ammazza che mezzi. C'hanno pure il c'hanno pure il carro armato. Qua c'è anche un canale che praticamente più che altro contiene spazzatura. E hanno dovuto fare il passaggio a ogni negozietto, ogni coschietto con un ponte levatoio. Il Suzukino non ce l'ha fatta. Fabbriche fanno portoni, ce n'è sempre. I fabbri generalmente fanno portoni in ferriate, i falegnami letti. Ci sono un po' di bambini. Oh, ciao, ciao. La strada continua a essere devastante. Siamo costantemente nelle deviazioni. Quando si ritorna sulla strada principale è per lo più distrutta. Non capiamo bene come li stanno facendo sti lavori, ma di fatto non so se arriveremo a destinazione entro sera, perché mancano più o meno 100 km a dove avevamo l'idea di arrivare. Ma i motorini riescono ad andare su quei pezzi di strada che non si capisce se l'hanno già... No, è ancora l'asfalto vecchio quello. Però sono gli unici pezzi chiusi, sono l'asfalto vecchio non bucato. Quando si torna sull'asfalto vecchio è tutto sdrenato. Questi sembrano i pezzi migliori. Forse perché ci riasfaltano sopra così com'è. Chi lo sa. Non potete dirci che gliel'abbiamo tirata, ma d'altronde il bus si è spaccato. Credo che insomma sia previsto una rottura magari anche sulla strada. Qua è sempre più dura, ragazzi, per i mezzi, per le temperature, per noi che non abbiamo praticamente mangiato, solo 2 fette d'anguria. Facciamo un sorpasso. Qua i camion vanno veramente pianissimo, d'altronde la strada è completamente cioè è un sobbalzo unico per noi, immagino per un camion normale. Stiamo per entrare in Casamance, non so se siamo già entrati, devo capire bene dov'è il confine, però siamo quasi arrivati in questa regione del Senegal, che tra l'altro vorrebbe anche essere indipendente, però deve essere una regione proprio anche dal punto di vista naturale molto diverso. No, devo dire che questo tratto di strada non è forse paragonabile alla pista di Cinghetti, si riesce a viaggiare leggermente più veloce con meno trone, però è veramente difficile per i mezzi meccanici, c'è poco da fare. Poi è proprio senza soluzione di continuità, cioè sono tanti chilometri. Guardate, adesso sta arrivando questo pulmino con sopra le persone, cioè se prende una buca la persona viene iettata via. Stiamo attraversando un altro polverosissimo villaggio, d'altronde la strada è qua. Qui c'era questo villaggio circondato da palme, ma anche
dove passa il fiume. Chiudo un attimo perché sennò ci affumichiamo. Tac, non vediamo niente per qualche secondo e poi riapriamo e tac. Ragazzi, attenzione, scatta l'asfalto. Attenzione, scatta l'asfalto. Con grande festeggiamento di tutto il villaggio. Attenzione! Asfalto nuovo, con tanto di slargo per la sosta. Sarebbe quasi da baciare questa asfalto. Eh sì, ma quanto durerà Luci? Secondo te, fai la previsione. 3 km. Si sbagliava Lucia. Abbiamo percorso già almeno 10 km. E ancora la strada è buona. Facciamo le dita. A questo punto andiamo avanti a oltranza. Se la strada diventa ancora brutta ci fermiamo. Però ragazzi è durata un po' di chilometri, ma la strada è finita. Bam! Qua c'è la cava dei camion che costruiscono la strada, ma mezzi da lavoro non se ne sono visti. Ecco qua adesso non si vede più nada. Guardando la mappa si vede chiaramente che siamo in mezzo a una zona acquitrinosa, che poi in realtà vediamo anche chiaramente ai nostri lati. La strada è fatta con dei mattoni, è di fatto un terrapieno sopra questa laguna enorme. Pazzesco, che posto ragazzi. Il fiume, il ponte. E quello là è la capitale della Casamance. Come si chiama? Ziguinchor! Siamo arrivati! Gliel'abbiamo fatta! A buio quasi. A buio qua è stata durissima, guarda che bello! Nel mercato del pesce. E questa è la sagra. C'è la sagra del pesce. Che illumina Sao. Guarda qua. È un casino sta città. Ora si sentiva profumo di pesce cotto e fresco. Siamo arrivati ragazzi. Camping Casamance. Lo so ragazzi, non vedete dove ho parcheggiato Valentino, perché è qua dietro e non avete visto neanche dove siamo entrati perché è tutto buio, però è un bel posto, è un campeggio che conoscevamo e ci sono diversi altri viaggiatori. Ho visto anche un camion, credo, tra le palme. Domani mattina guarderemo tutto. Intanto siamo arrivati, adesso ci facciamo la doccia, siamo un po' stanchi, non ci aspettavamo di dover fare 2 frontiere in un giorno, sapevamo che ci poteva essere questa possibilità. L'abbiamo fatto, dai, bene, adesso magari ci riposiamo un po', qui magari ci staremo qualche giorno, deve essere un posto bello, ma tra l'altro qua bisogna proseguire, anche con la storia dei visti, dobbiamo farne altri. Ne parliamo domani, ciao, buonanotte.